Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un video che, credetemi, vi terrà incollati allo schermo. Oggi andremo ad approfondire una storia che ha fatto il giro del web, un vero e proprio scoop che riguarda una delle figure più amate dello spettacolo turco, Neslihan Atagul. Eh sì, avete capito bene. Parleremo della sua ascesa fulminante, del suo talento indiscutibile e, soprattutto, di quella che molti definiscono malattia shock che si celerebbe dietro il suo successo. Cercheremo di capire insieme cosa c'è di vero in queste voci, analizzando la sua carriera, le sue dichiarazioni e, ovviamente, la sua salute. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ne ho in programma di davvero interessanti e non vorrei che ve li perdiate. Bene, direi che possiamo cominciare. Neslihan Atagul, per chi non la conoscesse, ma dubito fortemente che ci sia qualcuno, è un'attrice turca diventata famosa in tutto il mondo grazie a serie TV di successo come Kara Sevda, Endless Love e Sefirin KZ, la figlia dell'ambasciatore. La sua bellezza, il suo carisma e la sua capacità di interpretare ruoli complessi l'hanno resa una vera e propria icona. Ma dietro questa immagine di perfezione, si dice, si nasconderebbe una fragilità, una battaglia silenziosa combattuta contro una malattia che, secondo alcune fonti, avrebbe addirittura alimentato la sua creatività e il suo talento. Ovviamente, è fondamentale sottolineare fin da subito che queste sono voci, indiscrezioni che circolano sul web e che vanno prese con le pinze. Non c'è nessuna conferma ufficiale da parte dell'attrice o dei suoi rappresentanti. La malattia shock di cui si parla è la sindrome dell'intestino irritabile, conosciuta anche come IBS, Irritable Bowel Syndrome. Si tratta di un disturbo cronico che colpisce l'intestino grasso e che può causare una serie di sintomi fastidiosi come dolori addominali, gonfiore, gas, diarrea e stipsi. Insomma, una condizione davvero debilitante che può influire significativamente sulla qualità della vita di chi ne soffre. Ora, come mai si collega questa malattia al successo di Neslihan Atagul? Beh, secondo alcune teorie, la convivenza con l'IBS l'avrebbe resa più sensibile, più empatica e più consapevole delle proprie emozioni. Queste caratteristiche, a loro volta, si sarebbero riflesse nelle sue interpretazioni, rendendole più intense, più autentiche e più coinvolgenti. Si dice che Neslihan abbia imparato a trasformare il suo dolore in arte, a canalizzare la sua sofferenza in performance straordinarie. Un po' come quegli artisti che, attraverso le loro opere, riescono a comunicare emozioni profonde e universali, proprio perché le hanno vissute in prima persona. Ma attenzione, qui dobbiamo fare una precisazione importante. Non è assolutamente corretto romanticizzare la malattia o pensare che sia un requisito indispensabile per il successo. L'IBS è una condizione seria che richiede cure e supporto medico. Non augurerei a nessuno di soffrirne. Tuttavia, è innegabile che la malattia, in alcune circostanze, possa spingere le persone a superare i propri limiti, a trovare la forza dentro di sé e a sviluppare una maggiore resilienza. E forse, questo è quello che è successo a Neslihan Atagul. Forse, la sua battaglia contro l'IBS l'ha resa ancora più determinata a raggiungere i suoi obiettivi, a dimostrare il suo valore e a non arrendersi di fronte alle difficoltà. D'altra parte, è anche vero che la vita di un'attrice di successo è tutt'altro che facile. I ritmi di lavoro sono estenuanti, la pressione mediatica è costante e le aspettative del pubblico sono sempre molto alte. Tutto questo può avere un impatto significativo sulla salute fisica e mentale, soprattutto per chi soffre già di una condizione cronica come l'IBS. Immaginatevi di dover girare scene impegnative per ore e ore, di dover viaggiare continuamente da un set all'altro, di dover seguire una dieta rigorosa per esigenze di copione e, al tempo stesso, di dover gestire i sintomi della sindrome dell'intestino irritabile. Non deve essere per niente semplice. Ecco perché è fondamentale che le persone famose, come Neslihan Atagul, parlino apertamente delle loro difficoltà e delle loro fragilità. In questo modo, possono aiutare a sensibilizzare il pubblico su temi importanti come la salute mentale e le malattie croniche. E possono ispirare altre persone a non vergognarsi delle proprie debolezze e a cercare aiuto quando ne hanno bisogno. E a proposito di questo, è interessante notare come Neslihan Atagul sia sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata. Non ama particolarmente parlare di sé e preferisce concentrarsi sul suo lavoro. Questa sua discrezione ha alimentato ancora di più il mistero intorno alla sua presunta malattia.
Tuttavia, in alcune interviste, ha lasciato intendere di aver dovuto affrontare delle sfide importanti a livello personale. Ha parlato di periodi difficili, di momenti di sconforto e di come sia riuscita a superarli grazie al sostegno della sua famiglia, dei suoi amici e, soprattutto, grazie alla sua grande forza di volontà. Quindi, ricapitolando, cosa possiamo dire di questa storia della malattia shock di Neslihan Atagul? Innanzitutto, è importante ribadire che si tratta di una voce non confermata. Non c'è nessuna prova certa che l'attrice soffra effettivamente di sindrome dell'intestino irritabile. Tuttavia, è anche vero che questa indiscrezione ha sollevato un dibattito interessante sul rapporto tra malattia e creatività, sul ruolo delle fragilità nel successo personale e professionale e sull'importanza di parlare apertamente delle proprie difficoltà. E, in fondo, forse è proprio questo il valore di questa storia. Non tanto scoprire se Neslihan Atagul soffra o meno di IBS, ma riflettere su come la malattia, in determinate circostanze, possa diventare una fonte di ispirazione, un motore per superare i propri limiti e un'occasione per dare il meglio di sé. Ovviamente, è fondamentale non dimenticare che la salute è un bene prezioso e che va tutelata in ogni modo possibile. Se sospettate di soffrire di sindrome dell'intestino irritabile o di qualsiasi altro disturbo, vi consiglio di consultare un medico e di seguire le sue indicazioni. E con questo, siamo giunti alla fine del nostro video di oggi. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Ricapitolando, abbiamo parlato di Neslihan Atagul, della sua carriera di successo, della sua presunta malattia shock, la sindrome dell'intestino irritabile, e di come questa condizione potrebbe aver influenzato la sua vita e il suo lavoro. Abbiamo sottolineato l'importanza di non romanticizzare la malattia, ma anche di riconoscere il suo potenziale trasformativo. Vi ringrazio di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato la mia analisi e che vi siate sentiti coinvolti nella discussione. Ora, vorrei sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi qual è la vostra opinione su questa storia. Credete che la malattia possa davvero essere una fonte di ispirazione? Conoscete qualcuno che ha superato le proprie difficoltà grazie alla sua forza di volontà? E, ovviamente, non dimenticate di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori e più interessanti. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. A presto! Asterisco asterisco asterisco. Ma aspettate, non andate via ancora. Prima di chiudere definitivamente questo video, voglio scavare ancora più a fondo nella vita e nella carriera di Neslihan Atagul e cercare di capire meglio come le sfide che ha affrontato, reali o presunte, abbiano potuto plasmare la sua arte e la sua personalità. Parliamo un po' delle sue interpretazioni più iconiche. In Kara Sevda Neslihan ha interpretato Nihan Sezin, una giovane donna combattuta tra l'amore per Kemal, un umile ingegnere, e il dovere verso la sua famiglia, invischiata in loschi affari. Il personaggio di Nihan è complesso, ricco di sfumature e di emozioni contrastanti. Riesce a trasmettere allo spettatore un senso di profonda sofferenza interiore, di lotta costante contro le avversità e di desiderio inestinguibile di libertà. Potrebbe essere che, inconsciamente, Neslihan abbia attinto alla sua stessa esperienza personale per dare vita a questo personaggio così intenso e credibile? E che dire di Sefirin KZ? In questa serie, Neslihan ha vestito i panni di Nare, una donna forte e indipendente che ha subito abusi e ingiustizie nel corso della sua vita. Nare è un personaggio tormentato, che lotta per ricostruire la sua vita e per proteggere sua figlia. La sua interpretazione è stata acclamata dalla critica per la sua autenticità e la sua capacità di commuovere il pubblico. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un personaggio che sembra portare con sé un bagaglio di dolore e di sofferenza che Neslihan riesce a trasmettere in modo magistrale. È interessante notare come, spesso, Neslihan Atagul sia stata scelta per interpretare ruoli di donne forti, resilienti e capaci di superare le difficoltà. Forse, i registi e i produttori hanno intuito in lei una predisposizione naturale a interpretare questo tipo di personaggi. Una sorta di empatia innata per le donne che lottano contro le avversità. Ma torniamo alla questione della sindrome dell'intestino irritabile. Se fosse vero che Neslihan ne soffre, come potrebbe questa condizione influire sulla sua vita professionale? Beh, innanzitutto, l'IBS può causare stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione e sbalzi d'umore.
Tutti questi sintomi potrebbero rendere particolarmente difficile affrontare i ritmi di lavoro estenuanti di un'attrice di successo. Immaginate di dover imparare lunghe sceneggiature, di dover memorizzare le battute, di dover provare le scene per ore e ore e, al tempo stesso, di dover combattere contro il dolore addominale, il gonfiore e la diarrea. Non deve essere affatto facile. Inoltre, l'IBS può richiedere una dieta molto rigorosa, con l'esclusione di alcuni alimenti che possono scatenare i sintomi. Questo potrebbe rappresentare un problema per un'attrice che deve viaggiare continuamente e che spesso è costretta a mangiare fuori casa. E poi c'è la questione della pressione mediatica. Le persone famose sono costantemente sotto i riflettori e ogni loro mossa viene analizzata e commentata. Questo può creare un forte stress e ansia, che a loro volta possono peggiorare i sintomi dell'IBS. Nonostante tutte queste difficoltà, Neslihan Atagul è riuscita a costruire una carriera brillante e a diventare una delle attrici più amate della Turchia. Questo dimostra la sua grande forza di volontà, la sua determinazione e il suo talento indiscutibile. E forse, proprio la sua battaglia contro la presunta malattia l'ha resa ancora più forte e resiliente. Forse, ha imparato a gestire il suo dolore e a trasformarlo in energia positiva. Forse, ha trovato nella recitazione una valvola di sfogo, un modo per esprimere le sue emozioni e per connettersi con il pubblico. In ogni caso, è innegabile che Neslihan Atagul sia un'artista straordinaria, capace di emozionare, di commuovere e di far riflettere. La sua storia, vera o presunta, ci insegna che la malattia non è un ostacolo insormontabile, ma che può diventare un'opportunità per crescere, per imparare e per dare il meglio di sé. Ed è proprio con questo messaggio positivo che voglio concludere questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Ricordatevi sempre di prendervi cura della vostra salute, sia fisica che mentale. Non abbiate paura di chiedere aiuto se ne avete bisogno. E soprattutto, non arrendetevi mai di fronte alle difficoltà. Grazie ancora per aver guardato il video fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato la mia analisi e che vi siate sentiti coinvolti nella discussione. Ora, torniamo a voi. Cosa ne pensate di tutto questo? Credete che la storia della malattia di Neslihan Atagul sia plausibile? Conoscete altre persone famose che hanno parlato apertamente delle loro difficoltà? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre opinioni con me e con gli altri spettatori. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. E, ovviamente, non dimenticate di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori e più interessanti. Ah, un'ultima cosa. Se volete approfondire ulteriormente la storia di Neslihan Atagul, vi consiglio di cercare online le sue interviste, le sue biografie e le recensioni delle sue serie TV. Troverete sicuramente informazioni interessanti e spunti di riflessione. E con questo è davvero tutto. Vi ringrazio ancora di cuore per la vostra attenzione e il vostro affetto. Ci vediamo al prossimo video. A presto! E ricordate, la vita è un viaggio, non una destinazione. Godetevi ogni momento e non abbiate paura di affrontare le sfide che vi si presentano. Ciao!